Buongiorno, stiamo vivendo un periodo veramente molto affascinante dal punto di vista della conoscenza, perché tutte le notizie che man mano vengono fuori, alle quali è quasi addirittura difficile star dietro, ci costringono a porci sempre nuove domande sulla storia dell'uomo. Quindi porci delle domande è non soltanto un diritto, ma è un dovere. Così come noi facciamo ovviamente con i testi antichi, adesso lo vediamo anche con alcune curiosità, anche con delle illustrazioni che ci aiutano molto a riflettere sulle presunte certezze che abbiamo. Noi alle volte quando ragioniamo sulla Bibbia facciamo il ragionamento sui grandi sistemi, poi in realtà ci accorgiamo che talvolta basta una riga, basta un piccolo passo, basta una piccola vicenda per farci capire, senza necessità di fare grandi ragionamenti teologici, filosofici o metafisici, farci capire come probabilmente stavano quotidianamente le cose. Qui siamo nel secondo libro dei Re, nel capitolo 1, si inizia così: dopo la morte di Acab, Moab si ribellò a Israele. Ora, Acab era un re di Israele, marito di Jezabele, che era una principessa. Il suo nome tra gli altri avrebbe anche il significato di amante di Baal, e questo re, spinto dalla moglie, si dedicava al culto delle cosiddette divinità fenicie. E si dice che Moab si ribellò a Israele. Moab era un parente di Israele perché discendeva da Lot, nipote di Abramo. E la cosa interessante è che questa vicenda della lotta tra Moab e Israele trova una conferma extrabiblica, una conferma straordinaria di cui abbiamo già parlato, che è la stele di Mesha. Mesha era il re di Moab, che racconta appunto di questa vicenda, cioè del contrasto che lui ha avuto con quelli che lui chiama quelli di Yahweh, e narra delle sue vittorie e dei sacrifici che ha fatto. Io della stele di Mesha ho parlato a lungo, l'ho esaminata riga per riga nelle traduzioni ufficiali in questo libro qui, ed è interessante perché questa stele rappresenta una conferma storica, archeologica, extrabiblica ai racconti biblici. Quindi già questa prima riga, che apparentemente è così insignificante, in realtà porta con sé una valenza che ha dello straordinario, anche perché di Mesha parla la Bibbia, difatti ne parla poi qui nei capitoli successivi. Quindi Mesha è un re conosciuto dalla Bibbia ed è un re conosciuto dall'archeologia, quindi c'è questa conferma incrociata. Dicevo, Acab, marito di Jezabele. Questi hanno un figlio, Acazia, che poi succederà loro nel regno, e prosegue il secondo libro dei Re dicendo: Acazia cadde dalla finestra della stanza superiore a Samaria e rimase ferito. Allora inviò messaggeri con quest'ordine: andate e interrogate Baal Zebub, dio di Ecron, per sapere se sopravviverò a questa mia infermità. Ora, questo è interessante perché intanto si introduce questa figura di Baal Zebub, che unita a Baal Peor è una figura che è poi passata nella tradizione cristiana in forma demoniaca. Baal Peor era una divinità chiamata così intanto perché i suoi sacrifici o comunque i riti, meglio, che lui chiedeva si celebravano sul monte Peor, ma Peor significa anche apertura, significa esposizione, l'avevo già spiegato ma lo ricordo in modo da non obbligarvi ad andare necessariamente a cercare dove l'ho spiegato, perché lui faceva sacrifici, anzi meglio, chiedeva riti in cui era implicata l'attività sessuale. Spesso gli israeliti abbandonavano Yahweh per recarsi da Baal Peor, richiamati dalle donne moabite, per celebrare questi riti a sfondo sessuale, e Yahweh li puniva ovviamente in modo durissimo. Baal Peor è poi stato traslitterato in
Belfegor ed è diventato il Belfagor della tradizione demoniaca medievale. E quindi uno dei diavoletti in realtà era uno degli Elohim del tempo, uno degli Elohim rivali di Yahweh. Tant'è che qui si dice: andate e interrogate Baal Zebub, altra divinità, altro Elohim, che qui difatti viene definito Elohim di Ekron. Ekron era una cittadina che faceva parte della Pentapoli filistea. E quindi questo re di Israele manda a interpellare questo Baal Zebub. Ora, Zebub è un epiteto che viene tradotto come, dunque, Baal Zebub, signore delle mosche. In realtà pare che si tratti di una definizione che gli ebrei hanno usato con un certo sarcasmo, perché Zebuv indicava il principato, quindi Baal Zebub significava signore del principato, quindi un Elohim potente, che tra l'altro era legato anche al potere di guarire, così come altri delle cosiddette divinità del tempo. Ricordiamo che nella Bibbia c'erano i cosiddetti Rafael, che significa El che guarisce, quindi diciamo degli El specializzati, diremmo noi, in ambito medico. Allora Acazia manda i suoi a interrogare questo Baal Zebub per sapere, insomma, per avere la possibilità di recuperare da questo incidente che gli è occorso cadendo dalla finestra a Samaria. Ma un angelo di Yahweh disse a Elia, il profeta: su, va incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro: non c'è forse un Elohim in Israele perché dobbiate andare a consultare Baal Zebub, Elohim di Ekron? Cioè qui ancora una volta si mette Yahweh e questo Elohim fenicio sullo stesso piano. Non si dice quell'altro non esiste oppure quell'altro non ha poteri. Si dice: perché andate da quell'altro visto che ci sono io? E questa è una di quelle affermazioni semplici, immediate, schiette, direi quasi ingenue, che ci fanno capire come gli Elohim fossero messi sullo stesso piano. Addirittura questo re di Israele ne va a interpellare un altro, perché evidentemente, diciamo, per l'incidente che gli era occorso, si fidava di più di quell'altro. Allora i messaggeri vanno e poi tornano da Acazia e Acazia gli dice: perché siete tornati? Gli dissero: ci è venuto incontro un uomo che ci ha detto: tornate dal re che vi ha inviati e ditegli: così dice il Signore, non c'è forse un Dio in Israele perché tu debba mandare a consultare Baal Zebub, Dio di Ekron? Qui nella Bibbia è sempre utilizzato il termine Elohim. Poi succede che Acazia manda un gruppo di 50 uomini. Questi incontrano Elia invoca l'intervento di Yahweh che con un fuoco dall'alto li brucia, e questo si ripete alcune volte finché l'ultimo drappello invece, diciamo così, viene salvato, viene graziato, ma Acazia, che non ha modo quindi di avere contatto con questo Elohim guaritore, muore. E quindi qui ci troviamo veramente di fronte a uno di quei racconti che appaiono delle favolette, che appaiono insignificanti, ma che in realtà ci aiutano a capire in che modo erano considerati gli Elohim, cioè erano considerati tutti, almeno quelli di questo livello, assolutamente equivalenti. Così come l'Elohim di Moab, il primo che abbiamo citato, era un Elohim che regnava su una delle famiglie parenti degli israeliti. Quindi abbiamo veramente qui un'altra fotografia della distribuzione del potere degli Elohim in quel territorio, Elohim che si combattevano tra di loro, avevano le stesse caratteristiche, avevano le stesse prerogative e avevano anche sostanzialmente gli stessi poteri. Quindi siamo di fronte ad una situazione che appare chiarissima. Tra l'altro il discorso di Elia, che poi combatte, ha uno scontro, ha una sfida con i cosiddetti profeti di questo Baal rivale, cosa fa? Riesce a vincere questa sfida
in un modo molto astuto, molto saggio, molto sapiente. Io ne ho parlato in questo libro, dove in un intero capitolo di Elia, quando Elia riesce attraverso le sue conoscenze ad incendiare un altare intero fatto di pietra con sopra la vittima, cosa che invece non riesce ai profeti del Baal, cioè del Signore, dell'Elohim, rivale di Yahweh. Quindi questi tipi di racconti sono quelli che, al di là dei grandi discorsi di teologia o di metafisica o di monoteismo, sono quelli che ci aiutano a capire la realtà quotidiana e fanno vedere come gli autori biblici in realtà parlassero di queste cose con assoluta tranquillità. Però c'è di più, c'è una curiosità. C'è qui, all'apertura del libro dei Re, pubblicata una xilografia. Questa xilografia è del 1625 e rappresenta proprio su questo lato il fuoco che cade dal cielo invocato da Elia, mentre da questa parte c'è la rappresentazione di Yahweh. E guardate un po' come è rappresentato Yahweh. Questa xilografia è stata messa in una versione vulgata della Bibbia che precedentemente era stata approvata dal Papa Sisto V, e Yahweh è rappresentato comodamente disteso su un carro celeste, cioè su un carro volante con delle ruote. Quindi siamo nel 1625 e con assoluta tranquillità si rappresentava Dio in questo modo, cioè sul suo mezzo volante, cosa di cui abbiamo parlato moltissime volte. La cosa interessante è che questa xilografia appartiene ad un periodo nel quale in Europa si stava assistendo, a partire dai decenni precedenti, quindi dalla fine del 1500, ad una serie di fenomeni che avvenivano nei cieli e che sono stati rappresentati graficamente. Penso ad esempio alle sfere volanti nel cielo di Basilea, penso ai cilindri volanti nei cieli di Norimberga, penso a quella bellissima immagine di un oggetto volante che è stato visto nei cieli d'Arabia e che è stato pubblicato in un libro edito a Basilea, se non ricordo male, nel 1577. Di questo ho avuto la fortuna di vedere una copia presso un restauratore. Quindi siamo di fronte a delle rappresentazioni di fenomeni celesti, quelli che adesso chiamiamo UAP, cioè quindi fenomeni aerei non identificati, di cui ci ha parlato il Pentagono, e diciamo il Pentagono li ha sdoganati. Finalmente ci ha dato la possibilità di fare delle domande e finalmente ci ha dato la possibilità di rivedere anche i testi antichi alla luce di ciò che questi ci raccontavano, senza più dover sentire, ascoltare quelle risposte semplicistiche che venivano date a quelle domande, che invece adesso richiedono risposte vere, risposte concrete, richiedono almeno delle ipotesi di risposta che abbiano attinenza con la realtà, quella realtà che gli antichi ci rappresentavano con quella che noi diremmo addirittura forse una ingenuità eccessiva, ma che per loro altro non era che realismo, perché non si ponevano i problemi che ci poniamo noi oggi e quindi raccontavano le cose come le vedevano, senza necessità di doverle nascondere, come invece purtroppo è stato fatto con noi fino a pochissimo tempo fa. Perché adesso invece la situazione è cambiata, lo abbiamo già visto, e quindi anche racconti semplici come questi possono essere rivisti alla luce di nuove ipotesi, di nuove consapevolezze e di nuove possibilità di porre delle domande che ci aprono un mondo veramente affascinante. Ciao, grazie e alla prossima.